E salve a tutti ragazzi, benvenuti ad un nuovo appuntamento con la nostra Universe Mod. Siamo arrivati al giorno di AEW Dynasty, evento in pay-per-view dedicato alla All Elite Wrestling che possiamo iniziare adesso, signori. Uno dei review più attesi di questa nuova stagione, di questa nostra terza stagione AEW Dynasty. Abbiamo costruito una card decisamente importante, avremo i vincitori dell'Owen Hart Cup che sfideranno i campioni mondiali, tanti match titolati, due match anche per ciò che riguarda l'universo della Ring of Honor. E allora ragazzi iniziamo subito e benvenuti e buon AEW Dynasty 2026 a tutti, signori. Iniziamo subito con l'opener, 3-way match per il titolo AEW TBS, il titolo secondario più importante della All Elite Wrestling per ciò che riguarda la divisione femminile. E ecco che entra la prima partecipante, Willow Nightingale, ex campionessa di coppia della All Elite Wrestling, ex campionessa della Ring of Honor. Introducing the challenger from Long Island, New York, Willow Nightmare! Carichissima Willow Nightingale. Una Willow Nightingale che si è messa in mezzo tra Kairi Sane e Jamie Hayter in queste settimane che ci hanno, diciamo, separato da AEW Dynasty, e ha questa grandissima occasione per le mani, possibilità di diventare il campionessa WTBS per la prima volta in assoluto, ma vedremo un po'. E ora è il momento della seconda avversaria, ex nuovo acquisto della All Elite Wrestling, ex WWE, The Pirate Princess, Kairi Sane, signori. And introducing the challenger Proprio Kairi Sane. Yamaguchi, Japan, Kairi Sane! Proprio Kairi Sane che è arrivata in WWE, in AEW quest'anno. Sta provando a, come si può dire, a creare la sua legacy, e vedremo un po' cosa succederà. Sempre ovviamente caratteristica coloratissima all'ingresso della Pirate Princess, Kairi Sane. Ed è ora il momento, dopo l'ingresso, dopo la fine, l'ingresso della principessa pirata Kairi Sane, l'ultimo ingresso, quello della campionessa che difenderà la cintura proprio in questo incontro. Lei è una 3 volte campionessa AEW TBS ed ex anche campionessa di coppia dell'All Elite Wrestling. Lei è Jamie Hayter. Jamie Hayter, come diceva questo record nella nostra Universe Mode, è l'unica che è riuscita a vincere per 3 volte il titolo AEW TBS. Tra l'altro fino a poco tempo fa era anche campionessa di coppia insieme a Mariah May. È stata doppia campionessa. From England, the All-Star Women's Television Champion, Jenny Heather! Carichissima la britannica Jamie Hayter. Una Jamie Hayter che, ricordiamo, come ho detto prima, è stata campionessa di coppia della All Elite Wrestling fino all'ultimo evento speciale che abbiamo trasmesso, ovvero CMLL AEW e Ring of Honor Fantastica Mania 2026, dove nell'unico match titolato AEW della serata hanno perso lei e Mariah May i titoli di coppia all'assalto di Julia Hart e Sky Blue. Bando però, ovviamente se non l'avete visto raga, Fantastica Mania, andate assolutamente a vederlo, lo trovate video in descrizione, e ovviamente nella playlist dedicata a questa stagione, la 2026-2027. Ma iniziamo subito ragazzi, perché abbiamo visto la grafica AEW TBS title in palio. Jamie Hayter, la campionessa, difende dall'assalto di Willow Nightingale e di Kairi Sane. Questo è l'opener di questa edizione 2026 di AEW Dynasty. Un match che speriamo ci
riscalderà bene bene come un vero opener deve fare. Vetta qui Willow fa sbattere Kairi. Viene colpita da Jamie Hater. Un buon inizio, devo dire, questo 3-way match valido per il titolo di WTBS qui ai W Dynasty. Irish Whip ribalta. Explode il suplex poi su Kairi Sane, ma c'è Willow Nightingale che è dietro alle spalle di Jamie. Attenzione, prende il martello da fabbro Kairi Sane. Ricordiamo che ovviamente 3-way match non ha squalifiche. Ma Willow Nightingale ha disarmato Kairi. Il martello però è rimasto lì a terra. Attenzione, mamma mia, Kairi Sane anche su Jamie Hater. Attenzione Kairi. Wow, Bulldog. Cioè, manca poco andava bene a Jamie Hater, perché manca poco finiva con la testa piena contro il martello da fabbro. Ora lì a terra. Attenzione, stavolta non è stata colpita dal martellone Kairi, invece sì. Ha dato un colpo e poi se l'ha preso. Attenzione qui, Tombstone Pile Driver su Willow. Ma Willow già in piedi? Incredibile, incredible baby. Attenzione Kairi con la sua tipica camminata e poi dà un colpo devastante a Jamie Hater. Era andato un attimo a bere, raga. Continua ovviamente questo opener di botte totali. Oh, stava provando a sottomettere la campionessa Kairi, ma è prontissima Willow Nightingale.
Colpisce Willow col candlestick. Disarmata Kairi Sane, ha usato la sua arma contro di lei. Attenzione a Jamie Hayter. Attenzione, Kairi colpisce però la Pirate Princess. Wow, Springboard Bulldog. Con lo schienamento qui. 1, 2, no. Tanto rientra Willow, che si stava vantando, forse non aveva idea che veramente la tecnica di Sane poteva veramente chiudere il match. Attenzione, la prende. Brainbuster, no. Jamie Hayter ribalta e colpisce alla gamba Kairi Sane. Wow, Willow, ma già in piedi Jamie, no selling puro qui. Attenzione, la carica Falcon Arrow. Se ne prende la sedia ora d'acciaio e va a colpire. No, Willow dice no e disarma Jamie Hayter. Bulldog di Kairi, aspettava il momento giusto. Attenzione, è pronto ancora per la sua camminata piratesca alla Jack Sparrow. Boom. Big boot. Cioè non era un big boot, ragazzi, era un semplice calcione in faccia, ma attenzione. Kairi, boom. Prova lo schienamento. No. Mamma mia, ragazzi, che opener tra Jamie Hayter, Kairi Sane e Willow Nightingale. Ribalta qui. Boom, ancora una volta. Ha subito 2 ribaltamenti Kairi Sane. Attenzione, Kairi. Si vanta Jamie Hayter. Attenzione, spedita fuori dal ring Willow. Attenzione da dietro, colpita in pieno fronte Kairi Sane dal candlestick. Ora però evita, lanciata addosso. Attenzione, prova la sottomissione Kairi. Interviene Jamie a salvare capre e cavoli. E colpisce Willow. Prova lo schienamento, attenzione qui. 1 e interviene Jamie Hayter, ragazzi. Jamie veramente a terra un attimo e poi si rialza subito. Non vuole assolutamente, come nessun campione vuole, ma lei ha proprio una certa titolo TBS e roba sua. Attenzione, Haterade a segno su Willow, ma poi arriva Kairi che colpisce Jamie da dietro. Dragon Screw su Jamie Hayter. Attenzione, prova lo schienamento ora, potrebbe essere la fine. 1,
2 e interviene Jamie Hader che ha salvato un sacco di volte davvero. Mamma mia, comunque che opener devastante questo incontro, ragazzi, devastante. Come abbiamo iniziato Dynasty, calcione alla nuca, poi attenzione Willow, colpisce, no, e stavolta è stata colpita all'addome e anche alla schiena, ancora con lo sledgehammer, ancora distrutta. Oh, colpita alla schiena Kairi. Willow ha distrutto tutti con il martello da no, attenzione perché Kairi è in piedi. Pugni, si libera dalla presa. Attenzione. Oh, e niente da fare perché Jamie Hader è pronta. Jamie Hader ha salvato il match 5 volte davvero. Sta lottando in maniera decisamente intelligente, ma attenzione qui. Spear su Jamie Hader, attenzione qui. 1 e interviene Willow, ragazzi, che meccione. Attenzione Kairi. Oh, ribalta qui, ribalta. Oh, bam, caduta devastante. C'è però Jamie Hader. Che battaglia, ragazzi, che battaglia. Direi che questo review sarà abbastanza lunghetto e ha 2 match anche in più. Attenzione, dopo questo tripla clothesline potrebbe essere la fine. 1, 2, 3. Jamie Hader con un triplo lariat. Schiena Willow Nightingale, batte quindi anche Kairi Sane ed è ancora una volta campionessa AEW TBS. Grande difesa per Jamie Hader che esce dall'arena ancora con la cintura alla vita, ragazzi. Quindi abbiamo avuto questo primo match, questo primo 3-way veramente bello. Direi che abbiamo scelto molto bene come iniziare il pay per view. E ora, ragazzi, avremo 2 match di fila validi per i titoli della Ring of Honor, signori. Avete visto la costruzione nelle puntate della Ring of Honor precedenti al Dynasty. Nel caso di LA Knight e Zack Sabre Jr. l'avete anche visto a Dynamite fare quel match 2 contro 2 LA Knight e Darby Allin contro Gunther e Zack Sabre Jr., che poi va anche a collegarsi con appunto Darby Allin Gunther, che vedremo più avanti nella serata, un match valido per il titolo AEW International. Ma banda alle ciance, perché ora è il momento del titolo massimo della Ring of Honor, qui a AEW Dynasty. E ecco che entra il cavaliere di Los Angeles, LA Knight. Yeah, ragazzi, il campione della Ring of Honor. Un campione della Ring of Honor che ha vinto la cintura proprio a Fantastica Mania, l'evento CMLL AEW e Ring of Honor all'Arena Messico. Grandissimo evento. Un LA Knight che ha sconfitto Kurt Angle e gli ha strappato la cintura di campione massimo della Ring of Honor. Poi subito nella primissima puntata della Ring of Honor post Fantastica Mania è stato attaccato da Zack Sabre Jr. I due si sono anche affrontati, come dicevo prima, in un match di coppia a AEW Dynamite, show di punta della All Elite Wrestling. Quindi apriamo questa piccola finestra dedicata alla Ring of Honor qui a AEW Dynasty. LA Knight ha fatto il suo ingresso e ora è il momento del suo avversario. E eccolo qui, ragazzi, Zack Sabre Jr. È proprio lui, ragazzi, che avanza.
ex campione dei pesi massimi della New Japan Pro Wrestling, 2 volte tra l'altro lo perse e lo riconquistò Zack Sabre Jr. Poi dall'anno scorso ha fatto parte dell'AEW per tutta la stagione e fa ancora parte dell'AEW, ma ha grande focus su Ring of Honor quest'anno, a differenza delle Knight che l'anno scorso faceva parte dell'AEW, quest'anno no, fa parte esclusivamente della Raw. Però sapete che tra Raw e AEW, avete visto nella scorsa stagione, match ospitati, match uno contro l'altro, c'è rapporto enorme, e quindi ovviamente rientra direttamente in AEW la Knight. Carico Zack Sabre Jr. And his opponent from Los Angeles, California, weighing in at 241 pounds, the Ring of Honor Champion, LA Knight. Carichissimo LA Knight, yeah! Il campione in carica della Ring of Honor, ecco l'arbitro che alza la cintura al cielo. E allora questo secondo match di AEW Dynasty può iniziare. LA Knight contro Zack Sabre Jr. Inizia il match. Grande palmarès da parte di entrambi. Abbiamo detto Zack Sabre Jr. è un ex 2 volte campione dei pesi massimi IWGP, quindi il titolo massimo della New Japan Pro Wrestling. Dall'altra parte LA Knight è un ex campione WWE degli Stati Uniti, un ex campione WWE intercontinentale e anche attuale campione massimo della Ring of Honor. Tra l'altro titolo intercontinentale che se non sbaglio l'ha vinto 2 volte. Dovrei andare un attimo a rivedere poi nelle playlist delle passate stagioni. Ovviamente ricordo, se volete vedere tutti i pay-per-view, è una selezione delle migliori puntate settimanali tra Raw, SmackDown, Dynamite e Collision, più qualcosa della Ring of Honor. Ovviamente andate nella playlist Best Of, tipo 2024-2025 è stata la nostra prima stagione, la 2025-2026 è stata la nostra seconda, siamo nella terza. È iniziato molto bene Zack Sabre Jr. LA Knight in difficoltà per il momento. Ecco, tipico Zack Sabre Jr. e le sue prese di sottomissione. Soffre qui LA Knight. Non ha trovato, almeno sembra per il momento, una controffensiva efficace. Attenzione, sale Zack Sabre Jr. Attenzione, prova con la sottomissione tipiche di Zack. Soffre LA Knight. Attenzione, ma riesce a liberarsi. Deve fare molto di più LA Knight, ma subisce ancora, sanguina anche. Che botta sulla fronte. Attenzione, la gola che va a sbattere contro la corda. Rialza, ha battuto con questo braccio teso. LA Knight deve per forza riuscire, trovare un modo per uscire fuori. Invece qui sbaglia ancora una volta l'esecuzione di una mossa, dà il vantaggio a Zack Sabre Jr. A vuoto qui. Che inginocchiata ha sbattuto. BFT, la mossa finale di LA Knight. 1, 2. Zack dice no. Però devo ammettere che LA Knight sta facendo il lavoro giusto, perché
sta riducendo considerevolmente lo svantaggio e ora sanguina anche Zack Sabre Jr. Attenzione dopo questa serie di pugni. Attenzione, ha schiacciato il piede sull'acceleratore LA Knight a un certo punto e ora è pronto per una seconda BFT che potrebbe essere la fine. Attenzione qui, eccola, no, Zack dice no, e come l'ha colpito, ha evitato il secondo tentativo di BFT, la mossa finale di LA Knight. Attenzione, prova a chiudere LA Knight in pericolo, no, riesce a ribaltare con grande classe. Ragazzi, le mosse terribili quando le fa in sottomissione è sempre clamore, perché Zack Sabre Jr. è un vero e proprio specialista di quest'arte. Attenzione, ancora gola contro le corde, questa volta tocca a Zack Sabre Jr. Prova lo schienamento, attenzione qui, 1, 2, pensava di aver chiuso LA Knight, no, attenzione, evita qui. Oh, ribalta Zack, no, pugnone. Attenzione, sbattuto a terra. Ora Zack vuol trascinare l'avversario al centro del ring per allontanarlo dalle corde da un possibile rope break. Attenzione, si rialza, no, colpito. E attenzione qui, Zack continua a colpire il campione della Ring of Honor. Cede LA Knight, ma fuori da ring non vale, tuttavia fa dei danni impressionanti comunque. Edge Whip, prende un po' di fiato Zack Sabre Jr. Bel match, davvero bel match tra Zack e LA Knight. Attenzione, prova a trascinarlo ancora e prova lo schienamento. Attenzione, potrebbe essere la fine. 1, 2, 3. Zack Sabre Jr. sconfigge LA Knight ed è il nuovo campione massimo della Ring of Honor. È il nuovo campione della Ring of Honor, ragazzi, Zack Sabre Jr. Meritatamente sì, perché per me è stato superiore a LA Knight, anche se LA Knight a un certo punto ha fatto di tutto per ridurre lo svantaggio e se vinceva lui ci stava anche. Ma va bene ragazzi, terzo incontro di questo EW Dynasty. Abbiamo visto il titolo massimo della Ring of Honor, ora vediamo il titolo massimo femminile sempre della Ring of Honor. Io Sky, Genius of the Sky, che difende dall'assalto di Alexa Bliss qui a AEW Dynasty. The following contest is scheduled for one fall and is for the Ring of Honor Women's Championship.
E ecco che entra The Genius of the Sky, la campionessa della Ring of Honor, Io Sky. Una Io Sky che ha vinto il titolo della Ring of Honor a Raw The New Beginning, proprio a inizio stagione, il lancio che abbiamo fatto, il nuovo lancio che abbiamo fatto in questa nuova stagione, in questa terza stagione della Ring of Honor. Ha sconfitto Maika, poi ha difeso il titolo, un successo su Sky Blue a Death Before Dishonor, e a Fantastica Mania c'è stata un'altra difesa contro Billy Starks. Adesso ha un'altra difesa qui a Dynasty. Seconda presenza per la campionessa della Ring of Honor, perché era stata anche nell'ultimo pay per view EW Full Gear, che anche voi, se ragazzi non l'avete visto vi consiglio di andare a recuperare, lo trovate nei video consigliati. E lì però aveva avuto un'occasione per la cintura mondiale delle All Elite Wrestling, però è stata sconfitta contro Tecla. E adesso eccola qui Alexa Bliss, una Alexa Bliss che ha lasciato la WWE alla fine di questa stagione, si è accasata alla Ring of Honor e ritorna qui a disputare un match in un pay per view della All Elite Wrestling. Lei che è stata un ex AEW, poi ex WWE nella scorsa stagione, adesso è tornata qua e ora siamo pronti, signori. Ricordiamo, nell'ultima puntata della Ring of Honor Alexa Bliss a sorpresa ha presentato Asuka, che ha debuttato in Ring of Honor e si è sfidata subito contro Io Sky, quindi bisognerà stare molto attenti a cosa farà Asuka dopo questo incontro nelle puntate della Ring of Honor, ma quella è roba per dopo. È carica Alexa Bliss. And her opponent from Tokyo, Japan, the Ring of Honor Women's Champion, Io Sky. Carica Io Sky. Io Sky, che nella nostra Universe Mode è attuale campionessa della Ring of Honor, ma anche ex campionessa della New Japan Pro Wrestling. Dall'altra parte invece Alexa Bliss nella nostra Universe Mode è ancora a secco, perché tra AEW e WWE, ora questa stagione non la consideriamo perché è iniziata adesso praticamente, e non è riuscita a vincere neanche una cintura. Sempre però ha regalato, quasi sempre però ha regalato grandissime prestazioni, come altri wrestler che magari non hanno vinto un titolo, però sono sempre garanzia di prestazione. Inizia molto bene Alexa Bliss. Tra l'altro ricordiamo che dopo AEW Dynasty, proprio come l'anno scorso e come l'anno prima ancora, inizieranno le qualificazioni, come avevo già annunciato anche nell'ultima puntata di Dynamite, le qualificazioni all'Elimination Chamber sia maschile che femminile, entrambi validi per i titoli mondiali di AEW All Out, che sarà il prossimo evento in pay per view. L'unica cosa, questa volta voglio fare qualificazioni con match a 3 per dare più chance a tutti, almeno quest'anno. Probabilmente magari faranno parte anche gente della Ring of Honor, vedremo. Quelli sono tenuti come magari riserva e giustamente, ragazzi, bisogna dare priorità a coloro che conosciamo bene in AEW, che hanno un percorso anche per meritarsi una qualificazione, voglio dire. Ci ha provato Io Sky, ma ci è andata troppo corta. Ma di poco, raga, di poco. Continua Alexa Bliss a colpire. Wow.
ancora andato a vuoto, ragazzi. Ma che sculo io Sky in questo match. Si vanta Alexa Bliss e viene colpita da questa baseball slide. E poi vola. Un po' si schianta a terra, però colpisce anche Alexa Bliss. Boom! Michinoku Driver. Ora risalgono sui ring le due. Oh, Alexa Bliss dice no a un tentativo di mossa importante di Io Sky, che non so qual è, però ho visto che si è abbassata la barrettina della finisher, quindi attenzione Io Sky, e Alexa Bliss è pronta per la Twisted Bliss. 1, 2, Io Sky dice no. Resiste alla mossa finale di Alexa Bliss. Io Sky, match decisamente equilibrato tra le due, molto molto alla pari. Row break, sì, tocca la corda Alexa Bliss e come per regolamento bisogna interrompere. Knee strike fino a subire la sfidante Alexa Bliss. Oh mamma mia, Io Sky è un po' che ha attivato il turbo. Prova lo schienamento ancora, attenzione, 1, 2, dice no Alexa Bliss, che però poteva anche cadere dopo tutta questa serie di colpi. In poco tempo, ancora continua. Prova Io Sky, attenzione, è pronta per il suo moonsault tipico a vuoto. Oh, addome distrutto. Attenzione, prova un'altra Twisted Bliss e vola a segno la Twisted Bliss. 1, 2, Ale, Io Sky, ragazzi, c'è ancora, gran match. Che destro si è preso, più che altro il colpo d'avambraccio pieno più che destro. Io Sky ribalta Dragon Screw. Io Sky sulla terza corda, lei che è uno specialista. Splashone. 1, 2, ancora Alexa Bliss resiste. Attenzione. Attenzione, colpisce, dolore al braccio. Colpita. Ma Io Sky è velocissima, l'ha presa prima. E prova, potrebbe essere la fine dopo questo face slam violento. E 3. Io Sky sconfigge Alexa Bliss ed è ancora una volta campionessa del Ring of Honor.
continua il regno dominante di Io Sky, che tanto per farvi capire all'inizio di questa season, la stagione è iniziata con AJ Styles campione della Ring of Honor, che però ha perso il titolo contro Kurt Angle, che però Kurt Angle ha perso il titolo contro The Knight, e oggi Zack Sabre Jr. è stato il nuovo campione. Quindi da inizio stagione abbiamo avuto 4 campioni maschili Ring of Honor, mentre da inizio stagione abbiamo iniziato con Maika, Io Sky ha tolto il titolo e per ora siamo rimasti lì. Quindi insomma, tanto per farvi capire, certo sappiamo già tutti chi sarà la prossima avversaria di Io Sky, perché chiaramente, come abbiamo visto nell'ultima puntata della Ring of Honor, c'è questa Asuka che si è presentata e ha anche sconfitto Io Sky, anche se in un match non vale per il titolo. Ma bando alle ciance, perché ora il prossimo match, la resa dei conti, tra The American Dragon, Bryan Danielson, e The Mad King, Eddie Kingston, signori. Una rivalità che è nata su basi ideologiche. Infatti c'è Bryan Danielson che non riesce a riconoscere a Eddie Kingston il suo grandissimo merito e la sua attitudine d'atleta. Un Eddie Kingston che ha dimostrato tantissimo nel nostro Universe Mode. Non è un caso appunto che nell'ultimo pay-per-view era nel main event, l'ultimo pay-per-view dell'AEW, poi ha perso appunto Kazuchika Okada, il Rainmaker, il titolo, la possibilità di diventare il campione mondiale della All Elite Wrestling. Arriviamo però ora a questo incontro decisivo. I due veramente si sono dati battaglia spesso, andando anche diciamo ad entrare almeno comunque in modo chiaramente marginale in altre rivalità. Infatti sono stati 2 contro 2 con in mente sempre Danielson e Eddie Kingston l'uno contro l'altro, e poi i vari partner diciamo gli altri che diciamo dovevano fare match proprio qui a Dynasty, tipo per esempio c'è stato anche Eddie Kingston e Darby Allin contro Gunther e Bryan Danielson per esempio. Ma va bene ragazzi, The American Dragon ha fatto il suo ingresso con tutti i vari yes del rito, e ora è il momento del Mad King Eddie Kingston. Carico il Mad King ragazzi. Mad King che vuole dimostrare ancora una volta di essere uno dei migliori lottatori qui in All Elite Wrestling. Andiamo a parlare un po' dei palmarès. Bryan Danielson è un 2 volte campione mondiale della All Elite Wrestling. Dall'altra parte abbiamo Eddie Kingston che è un ex campione mondiale della Ring of Honor, ex AEW TNT Champion, 2 regni lunghi per la media della nostra Universe Mode, sia come campione della Ring of Honor sia come campione TNT per Eddie Kingston. Ma ora ragazzi inizia il match, Bryan Danielson contro Eddie Kingston, la resa dei conti. Ovviamente vi dico di già che sia Bryan Danielson che Eddie Kingston faranno parte dei match di qualificazione per l'Elimination Chamber di AEW Loud. Continua a colpire il Mad King.
Ragazzi, veramente in difficoltà Danielson per il momento. Poi sapete il wrestling com'è, però cioè, sembra lui il drago in questo match. Cioè Kingston, non Danielson, il nostro American Dragon. Se lo carica ancora dopo aver evitato un calcione. Boom! Ora prova Danielson a, diciamo, invertire le sorti del match, che l'ha visto molto, diciamo, sofferente. La sua classe e la sua tecnica per il momento non l'hanno aiutato, come invece capita nei suoi match migliori di Danielson. Prova lo schieramento. Solo uno. Beh, non se l'aspettava Danielson. Sperava almeno in un 2. Attenzione. Otto calcioni tipici di Danielson, scanditi dal pubblico. Prova ora lo schienamento. Attenzione. Pronto per il Busai Kuni. No! A vuoto! A vuoto! È stato tutto Danielson, però è riuscito a, diciamo, tornare in controllo del match. No! Attenzione, Eddie Kingston, ma evita il tentativo di powerbomb devastante. Un Superman Punch di Eddie Kingston su Danielson. Boom. Si gasa Kingston. Attenzione, siamo a 6. Mi sa che devo intervenire in questo incontro. Sì, perché non deve finire per conteggio fuori, raga. Ovvio. Vai, entra veloce. Ah, forse no, ma è meglio così, almeno sono sicuro di quello che almeno non si conta a 10. Match come questo lo vado a vincere per conteggio fuori. Dai raga, le basi. Attenzione Danielson, prova a sottomettere Kingston, un altro specialista come Zack Sabre Jr. delle prese di sottomissione, probabilmente tra i più grandi specialisti della nostra Universe Mode, insieme a Kurt Angle. Boom. Prova lo schienamento qui. E Danielson
Attenzione in piedi Danielson. Attenzione, Kingston è pronto forse per un Hurricane a segno. 1, 2, Danielson resiste ancora. Serie di calci alla Kenta Kobashi. Lui che Kingston che si ispira molto ai suoi idoli, Kenta Kobashi, Mitsuharu Misawa e Toshiaki Kawada, anche per il ring gear. Attenzione perché è stato colpito da questo Busai Kuni. Kingston ancora. Che match tra i due, ragazzi, che match. Sale sulla terza corda Danielson, va, boom. Uno, due, tre. Eddie Kingston mette la parola fine alla sua rivalità con Bryan Danielson e lo sconfigge, trionfa il Mad King. Vittoria per lui, dimostra ancora una volta tutto il suo grande valore il Mad King e ora è pronto a concentrarsi per le qualificazioni all'Elimination Chamber di AEW All Out, ragazzi. Vuole essere nel match, vuole avere un'altra possibilità per il titolo mondiale di Kingston. Ragazzi, andiamo avanti. Altro match titolato, secondo titolo della All Elite Wrestling messo in palio dopo il titolo di WTBS, che è la controparte femminile di questa cintura che ora è in palio, con Jamie Hayter che ha sconfitto Kairi Sane e Willow Nightingale mantenendo la cintura. Poi abbiamo avuto due titoli della Ring of Honor, Zack Sabre Jr. che ha sconfitto LA Knight ed è diventato il nuovo campione, Io Sky che ha mantenuto la cintura sconfiggendo Alexa Bliss, ed ora è il momento del titolo AEW TNT. Samoa Joe, il campione, contro Mark Briscoe in uno Steel Cage match. Samoa Joe che da quando è diventato campione sconfiggendo Eddie Kingston in uno Steel Cage, per l'appunto ha pensato bene che contro Mark Briscoe la faccenda doveva essere risolta con un altro Steel Cage match. Mark Briscoe ovviamente non ci ha messo un attimo a accettare, e allora siamo pronti a goderci questo incontro. E ecco che entra il campione in carica AEW TNT, il campione televisivo della All Elite Wrestling, The Samoan Submission Machine, Samoa Joe. Proprio lui, ragazzi, Samoa Joe, che alla fine è riuscito a vincere il titolo TNT in una mini storia contro Eddie Kingston. In realtà Eddie Kingston aveva vinto il primo match, ma perché l'arbitro non si era accorto e Samoa Joe aveva messo il piede sulla corda. Quindi sapete com'è Eddie Kingston? Non l'ha neanche chiesto il rematch Samoa Joe, l'ha offerto direttamente a Kingston e subito quanto prima, tant'è vero che i due si sono affrontati due volte nella stessa settimana, una volta a Dynamite e l'altra a Collision, nello Steel Cage che accennavo prima, e lì ha vinto Samoa Joe. Samoa è pronto
E ecco che entra Mark Briscoe, membro dei Briscoe Brothers insieme a Jay Briscoe, suo fratello. Oggi ha un'occasione, hanno avuto i due occasioni per i titoli di coppia, ma non ce l'hanno fatta a vincere. In realtà Mark Briscoe molto sfortunato, perché non è... lui è uscito fuori dalla Ring of Honor, non ha mai vinto il titolo della Ring of Honor, però ha avuto un'altra occasione in passato per il titolo TNT, non è riuscito a vincere. Potrebbe essere il primo titolo per Mark Briscoe, certo l'avversario come Samoa Joe. Ecco la grafica che ci ricorda che questo match è valido per il titolo TNT della All Elite Wrestling. Grafica. Introducing the challenger from Delaware, weighing in at 229 pounds, Mark Briscoe. And his opponent from Huntington Beach, California, weighing in at 282 pounds, the All-Star Television Champion, the Samoan Joe! E inizia il match, signori. No, fra. Ah, vabbè. Allora, io lo steel cage match lo dico perché ne abbiamo fatti pochi. Ma perché secondo me lo steel cage ha un problema. Che a volte, se l'uno contro uno, le altre stipulazioni no, però appena danno un colpo un po' più forte provano tante volte subito a scalare, e a qualche volta il match dura poco. Quindi io vi dico che se provano a fare una cosa del genere, prendo il controllo io fino a che i due non si sono staccagnati ben bene, e poi il primo che esce sti cazzi. A parte il match può essere deciso anche per schieramento e sottomissione. Sì, perché, raga, allora, può venire fuori bello, però se fa così so che viene fuori bello di sicuro. Altrimenti potrebbe essere una roba rapida. Ma d'altra parte a volte il gioco è così, un po' come anche il Last Man Standing. A volte il Last Man Standing dura come un match normale, bla bla bla, però alle volte invece uno si becca una mossa un po' più forte, sta un pochino più, e tipo magari finisce subito il match. Comunque, bell'inizio, c'è da dire. Nessuno dei due vuole dare la soddisfazione all'altro di cadere ai piedi dell'avversario, e infatti si finisce con questa infinita scazzottata alla pari, devo dire. Attenzione alle corde, sbatte la testa. Forse è pronta per uno Muscle Buster, e infatti la mossa finale di Joe. Muscle Buster. Briscoe! No, neanche uno. Incredibile Briscoe, ragazzi. Attenzione qui. Emerald Flowers. No. Dice no, resiste Briscoe. Fight forever, dice il pubblico. Prova Samoa Joe a uscire, ma sbaglia al momento perché Briscoe è lì. Rimane attaccato Joe.
e alla fine crolla a terra, sbatte la testa. Attenzione, Mark Briscoe è carico, lo prende. Potrebbe essere la fine, potremmo avere un nuovo campione TNT. Uno. Incredible. Incredible. Prova una serie di pugni Mark Briscoe. Boom. Cioppona. Poi ribalta il Bulldog. Se ne prova a uscire Mark Briscoe. Potremmo avere un nuovo campione. Raga, ora si sono saccagnati, non intervengo. Se si rialza Joe bene. Attenzione, Briscoe potrebbe vincere. Briscoe, prova a uscire Briscoe, attenzione. Joe non riesce ad alzarsi, si alza in ritardo. E Mark Briscoe scende ed è il nuovo campione AEW TNT. Primo titolo vinto per Mark Briscoe, che sconfigge Samoa Joe in questo Steel Cage match. Carico Mark Briscoe, ragazzi, che in questa animazione non si vede che alza la cintura, ma è diventato il nuovo campione WTNT, ragazzi. Chi l'avrebbe mai detto? Qualcuno sì. Io pensavo vinceva Joe. Comunque, molto molto bene, ragazzi. Andiamo al prossimo incontro. Rhea Ripley contro Giulia. No holds barred, ovvero vale tutto, non ci sono squalifiche. Resa dei conti tra i due, una Rhea Ripley che ha preso di mira Giulia per dimostrare al pubblico il suo valore, perché appena arrivata in AEW all'inizio di quest'anno, Rhea Ripley ha iniziato molto bene, sconfiggendo subito una del calibro di Liv Morgan e passando il turno dell'Owen Hart Cup. Il suo primo match è stato dentro l'Owen Hart Cup, però poi ha perso contro Toni Storm, ha perso di nuovo contro Giulia, gli è capitato di perdere un match di coppia e quindi insomma poi l'ultimo l'ha vinto, anzi no, l'hanno perso, vero? Hanno perso anche l'ultimo match, dove Rhea Ripley e Tela, che hanno un po' unito le rivalità che vedremo tra Saya, Giulia Kamitani e Saya Kamitani, scusatevi, e Giulia, che Tela e Saya si affronteranno più tardi. E quindi ora è più che altro questo il motivo. Rhea Ripley vuole vincere e dimostrare, una Rhea Ripley che poi avrà probabilmente la possibilità di entrare nelle qualificazioni dell'Elimination Chamber come la stessa Giulia. Primo match in pay-per-view quest'anno per Rhea Ripley, perché il pay-per-view si intende delle AEW, perché in realtà sono 3 partecipazioni, considerato che anche come sempre la nostra stagione inizia con WrestleMania, WWE ed AEW insieme, quindi c'è stato il match lì dove Rhea Ripley, che era la campionessa Triple Crown, avendo vinto il Triple Crown World Tournament femminile che abbiamo portato l'anno scorso, e se vi interessa vedere questo torneo tra varie federazioni, New Japan, AEW, CMLL, WWE, Ring of Honor, andate nel best of della scorsa stagione, la 2025-2026, e trovate le 5 puntate dedicate. Insomma, ha perso il Triple Crown Championship, che viene data a chi vince il torneo e che viene messo in palio solo nelle grandi occasioni speciali, tipo WrestleMania, contro Maya Watani della New Japan. Poi
non era il pay per view, ma era una puntata speciale Blood and Guts, quindi non va considerata, perché diciamo la puntata speciale non è un pay per view, anche se è trattata come tale, dove lei ha sconfitto appunto Liv Morgan, e poi Full Gear non ha partecipato al pay per view perché è uscita, non è riuscita ad arrivare in finale dell'Omen Cup. Ma ecco che entra la Beautiful Madness Giulia, carichissima anche lei. Andiamo a occuparci un po', a illustrare un po' il palmarès Brevere Cup. Giulia 2 volte campionessa mondiale della Elite Wrestling, ex campionessa AEW TBS. Dall'altra parte abbiamo Rhea Ripley che è 3 volte campionessa mondiale WWE. E ovviamente una volta Triple Crown Champion. Sono i titoli Rhea Ripley, quindi parliamo di 2 atlete decisamente più volte campionesse massime. Inizia questo match, il pubblico sembra essere tutto per Rhea Ripley contro Giulia, signori, qui AEW Dynasty. Una Rhea Ripley che, come ho detto nelle settimane precedenti ai AEW Dynasty, alla fine nel tabellone è sempre stata in difficoltà contro Giulia, anche se loro si sono affrontati più che altro in match di coppia. Ricordiamo no holds barred, quindi vale tutto. Attenzione, la mazza da Ohei, ma la Ripley è stata molto intelligente. Il pubblico vuole il tavolo subito, appena ha visto il Sharon oggetto. Ribalta qui Giulia. Non è iniziato molto bene Giulia. No, ci sono state un paio di prese che ha missato. E da lì, attenzione Rhea ora con la mazza da ok. Oh, calcione. Prova lo schienamento di ragazzi, sta facendo molto bene in questo inizio di Ripley. Difficoltà per Giulia. Calcione. Deve provare offensive più consistenti. Attenzione, back suplex, caduta di collo pieno. Arrivederci. No, bloccato. Bloccato da Rhea. Serie di gomitate su Giulia. Ancora. Ribalta. Mamma mia ragazzi, la Rhea Ripley per ora sta facendo una prestazione incredibile. Grande prestazione, senza dubbio. Non stanno usando però molto le armi, nonostante un no holds barred.
Attenzione, sale sulla terza corda, Rhea. Frog splash evitata da Giulia. Attenzione, questo è pronto alla ginocchiata, è pronto ad arrivare. Da KO. Uno dei colpi stiffoni, mezzi stiffoni di Giulia. Uno, solo uno. Giusto. Vabbè, ci sta, ci sta. Attenzione. Attenzione, prova a sottomettere Rhea Ripley. In difficoltà Rhea. No. In qualche modo interrompe Giulia la sottomissione. Preferisci prendere una bella vanga, giustamente. Disarmata, ragazzi. Attenzione, scambio di pugni, scambio di cortesie tra le due. Boom. 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 Colpo di tavolo. Oh, attenzione. Atomic drop invertito questo. Cioè, scusatemi. No, scusate. Volevo dire electric chair invertito, perdonatemi. C'è troppo niente l'atomic drop. Attenzione Rhea. Trascina giù. No. Oh, prova a sottometterla. Attenzione, la sua presa di sottomissione. Giulia in pericolo qui. Ribalta Giulia. Ribalta una finisher move. Prova lo schienamento qui. 1, 2, 3. Rhea Ripley sconfigge Giulia, ragazzi, e dà una dimostrazione di forza importante. Torna alla vittoria importante Rhea Ripley. E ora vedremo alle qualificazioni dell'Elimination Chamber se riuscirà a qualificarsi oppure no. Tuttavia oggi può contare una vittoria veramente importante su una delle migliori wrestler della All Elite Wrestling, come appunto Giulia. Ragazzi, abbiamo terminato un No Holds Barred, ma ne abbiamo un altro, signori, perché abbiamo Gunther, uno dei nuovi acquisti della All Elite Wrestling. Lui che condivide una storia molto simile a Rhea Ripley, con la differenza però che ha perso il primo match del Winner Cup. Anche lui era nel primo match, ha debuttato come Rhea Ripley a Blood and Guts, l'ha perso contro Jon Moxley, che poi è andato a vincere il torneo. Però contro Darby Allin nelle varie puntate ha delle volte avuto la meglio. Anche loro sono affrontati molto in match di coppia. È andata così questa preparazione per Dynasty, almeno per queste due rivalità. Ma ora abbiamo il match valido per il titolo internazionale di Darby Allin. E ecco che entra con tanto di manganello il campione internazionale
della All Elite Wrestling, Darby Allin. Un Darby Allin che è il primo tra gli uomini che ha vinto tutti i titoli disponibili nella All Elite Wrestling. È stato campione di WTT, è stato campione di coppia, è stato campione, è ora campione international, ma è stato anche chiaramente campione mondiale della All Elite Wrestling. Proprio lui che ha iniziato questa stagione a campione, poi ha perso a WrestleMania il titolo contro Hangman Adam Page. Darby Allin che è diventato campione international sconfiggendo Kazuchika Okada, che era doppio campione a Ring of Honor, Death Before Dishonor. Ma ecco qui che entra il ring general Gunther. È proprio lui. Una rivalità che è stata abbastanza, allora, non bellissima, però sicuramente tosta, tra Darby Allin e Gunther nelle puntate che ci hanno diviso dai W Dynasty. Uno dei match sicuramente più attesi di questa card. Con la grafica ci ricorda che questo match è valido per praticamente il secondo titolo più importante della All Elite Wrestling, senza praticamente il titolo international, solo il titolo mondiale è più importante qui in federazione. And his opponent from Seattle, Washington, weighing in at 175 pounds, the All-Star International Champion, Darby Allin. Carichissimo Darby Allin. Per il momento abbiamo visto 2 titoli in palio della All Elite Wrestling, gli altri 2 erano della Ring of Honor, dove abbiamo avuto una conferma in Jamie Hayter e un nuovo campione in Mark Briscoe. Tutti e 2 i titoli televisivi della All Elite Wrestling, quello TBS e quello TNT. Vedremo come andrà a finire adesso. Oh, calcione. Sono subito a prendere un oggetto Gunther, vediamo cosa tirerà fuori. Mazza da baseball. Attenzione, prende un oggetto anche Darby, non vuole trovarsi impreparato. Oh, e colpisce. Ragazzi, è riuscito a parare il colpo di mazza da baseball con il tavolo e poi ha colpito Gunther. Ribalta l'austriaco, boom, sbatte con violenza Darby Allin.
attacca il ring general. Attenzione però, Darby però sembra più vispo, più attivo in questo match. Attenzione, lo prende subito per zittirmi Gunther, prova a sottomettere Darby, ribalta Darby Allin. Ovviamente fisicamente non c'è paragone tra i due, ma la follia, l'imprevedibilità di Darby Allin. 1, 2, stanno per il momento avendo la meglio sulla fisicità e la potenza di Gunther. Sanguina anche ora Gunther. Attenzione, prova questa culla improvvisa, neanche uno. Oh, attenzione Darby. Che mossa. Scorpion Deadlock. No. Ribaltato Gunther. Prova ora lo schienamento. 1. Prende la sedia Darby Allin e colpisce Gunther in piena schiena. Prima a colpire Gunther. Oh, è andato anche a sbattere contro il tavolo. Una furia Darby Allin. Battuto contro i gradoni d'acciaio. Si menano fuori dal ring fino a colpire. Gunther non riesce a reagire. Lanciato dentro il ring. Un devastante Darby Allin. Prende la sedia e va a colpire Gunther. Colpo di sedia veramente secco. Prova lo schienamento. Dovrebbe essere la fine. 1, 2. Resiste il ring general. Ha battuto. È andato a cadere anche sulla sedia Darby. Attenzione, prova a prendere la rincorsa Gunther. Si carica Gunther. Attenzione. Devastante. 1, 2. Darby resiste. Prende la sedia ora Gunther e colpisce Darby. Ancora. Attenzione Darby. Potrebbe essere la fine. 1, 2 e 3. Darby Allin sconfigge Gunther e rimane campione AEW International. Here is your winner, and still the All-Star International Champion, Darby Allin. Grande vittoria per Darby Allin in questo match senza squalifiche. Sconfigge Gunther. Pensava di iniziare meglio la sua avventura in Elite Wrestling. Certo, ha avuto avversari veramente grossi, ma del suo calibro comunque. Grande vittoria per Darby. E ora vedremo se anche lui riuscirà a qualificarsi all'Elimination Chamber tramite le qualificazioni. Ricordiamo le qualificazioni dell'Elimination Chamber, non essendo un torneo Melo Winner Tournament e non essendoci quella regola specifica che i campioni non partecipano, tutti possono partecipare, tranne ovviamente il campione mondiale. Ragazzi, uno dei match più attesi, il culmine della rivalità molto rispettosa e sportiva tra Kenny Omega e Hangman Adam Page contro Sami Zayn e Kevin Owens, match valido per il titolo di coppia della All Elite Wrestling, detenute appunto da Owens e Zayn, signori.
E eccoli i campioni di coppia in carica della All Elite Wrestling, Sami Zayn e Kevin Owens. Introducing the champions at a combined weight of 478 pounds, the team of Kevin Owens and Sami Zayn. Eccoli qui ragazzi, loro che hanno avuto questa grandissima run da campioni di coppia nella prima stagione nella nostra Universe Mode in WWE, poi si sono riuniti verso la fine, anzi proprio agli sgoccioli dell'ultima stagione, della nostra seconda stagione in Elite Wrestling, Sami Zayn che era già in AEW con il draft, il famoso draft che abbiamo fatto all'inizio della seconda stagione. Kevin Owens è rimasto in WWE ed ha raggiunto Sami Zayn in AEW più tardi e poi sono diventati campioni di coppia e stanno avendo un grandissimo regno. Dall'altra parte eccoli qui Hangman Adam Page e il campione mondiale dei pesi massimi IWGP Kenny Omega, ragazzi. Loro due si erano uniti per sondare il terreno, poi sono stati sfidati dal nuovo Art Business, cioè Swerve Strickland e Bobby Lashley che si è unito in AEW a inizio stagione e hanno vinto, grande incontro, sono diventati campioni, sono diventati number one contender per i titoli di coppia e hanno iniziato questa rivalità molto sportiva contro Owens e Zayn. Dall'altra parte Kenny Omega è diventato campione massimo, campione dei pesi massimi IWGP, il titolo più mondiale della New Japan Pro Wrestling, sconfiggendo il campione Kota Ibushi a CMLL, AEW, Ring of Honor. Fantastica mania, ragazzi, che ovviamente vi ho già consigliato a inizio puntata di andare a operare perché è stato un bel evento interbrand. Abbiamo avuto tanti match veramente interessanti, titoli, anche il titolo dei pesi massimi del CMLL tra Eddie Guerrero e Rey Mysterio, i titoli mondiali della Ring of Honor, anche il titolo femminile di coppia della All Elite Wrestling, insomma, poi vari CMLL contro Ring of Honor, CMLL contro IW. Ma va bene ragazzi, la grafica l'avete vista, match valido per i titoli di coppia. E iniziamo signori, Sami Zayn e Kevin Owens i campioni contro Hangman Adam Page e il campione mondiale dei pesi massimi IWGP, Kenny Omega, ragazzi. Iniziamo subito a parlare del palmarès con Kenny Omega, che è un ex campione di coppia della All Elite Wrestling insieme a Will Ospreay, ex campione international e attuale campione dei pesi massimi IWGP. Hangman Adam Page, ex campione international, ex campione mondiale dell'All Elite Wrestling e vincitore dell'Owen Hart Cup prima edizione. Comunque fa parte sempre del palmarès e bisogna riconoscerlo. D'altra parte abbiamo Sami Zayn che in WWE è stato campione di coppia e è stato anche campione mondiale indiscusso WWE. In AEW ha vinto i titoli di coppia AEW, di cui attuale campione, e anche il titolo TNT della All Elite Wrestling. Kevin Owens invece, ovviamente i due titoli che ha vinto insieme a Sami Zayn, il campione di coppia WWE e AEW. In aggiunta c'è il titolo WWE degli Stati Uniti, che è stato vinto da Kevin Owens. Anzi, grande inizio, devo dire, c'è un ritmo abbastanza importante. Tanto se Hangman Adam Page e Kenny Omega vincano, Kenny Omega diventa un doppio campione. Sì, anche oltre al titolo della New Japan, anche ovviamente quello di coppia AEW. Attenzione, prova con l'abdominal stretch, scusate, dopo un po' lo sapete, dopo un po' che commento, dopo un'oretta inizio un po' a scarfallare, un po' anche appena inizio, però in particolare dopo. Attenzione qui,
Grande sottomissione di classe, Sami Zayn, si è liberato Hangman. Dall'altra parte Kevin Owens è stato abbattuto da Kenny Omega. Kevin Owens bellissimo, ha provato a salvare con una mossa spettacolare il suo compare e si è schiantato. Attenzione perché qui Kevin Owens ha evitato la mossa. Che altro qui poi si vedrà come va a finire. Se dobbiamo scegliere un MVP direi Hangman Adam Page, che sta facendo il miglior match di tutti e quattro, insomma. Oh, come l'ha sbattuto Kevin Owens. Sanguina Sami Zayn, attenzione. 1, 2, no. Tanto la stunner di Kevin Owens su Hangman. Beh, non ha avuto il tempo l'arbitro di contare neanche uno. Che match incredibile stanno facendo. Boom. Attenzione, Dragon Suplex di Kenny Omega su Sami Zayn fuori dal ring. Dall'altra parte Kevin Owens ha gettato dentro il quadrato Hangman, poi sta andando a aiutare il suo amico Sami, infatti colpisce alle spalle Hangman, ma cioè Omega, ma Hangman si è lanciato contro Sami Zayn. L'ha abbattuto di brutto. Che match, battaglia, che guerra. Altro che battaglia. Questi due team. Chi uscirà con i titoli di coppia dall'arena? Kenny Omega lanciato dentro il ring. Lanciato Sami Zayn. Scusate, facciamolo risalire almeno. Oh, ho sbagliato. Vabbè, pascia. Volevo pisciare il tasto per rimettere invece ho cliccato quello per cambiare l'avversario. Come se fossi io nel match. Sono Kenny Omega? No. Un po' deciso su da farsi il Kenny. Powerbomb con schienamento, doppio schienamento. No. Si liberano entrambi. Sempre bello vedere un doppio schienamento, molto quando lo fanno, è raro ma scenografico, mettiamola così. Attenzione qui. Oh, Kenny Omega è andato involontariamente a salvare il suo compare. Attenzione, One Winged Angel. No, Kevin Owens dice no con una serie di pugni.
Come si è salvato, ragazzi. Boom! Ragazzi, ovunque si ammazzano di brutto. Attenzione qui, interviene Hangman a interrompere lo schienamento. Attenzione, la Dead Eye su Kevin Owens. Poteva provare lo schienamento Hangman, è una buona occasione questa. Sanguina Kevin Owens, ma è devastante, distruttivo. Attenzione Omega, prova la terza corda, no, difensa. Back suplex. Attenzione Hangman, ribalta Kevin Owens, ha provato una Dead Eye, però Kevin Owens si è gettato a terra in maniera intelligente. Attenzione Blue Thunderbomb fuori dal ring di Sami Zayn su Kevin Owens e Stunner dentro il quadrato su Hangman. E 3 vincano Sami Zayn e Kevin Owens, che rimangano campioni di coppia e continuano il loro regno incredibile. All-Star World Tag Team Champions, the team of Kevin Owens and Che Sami match pazzesco, l'ho messo apposta in alto rispetto alla media del match per il titolo di coppia nella card, perché sapevo che sarebbe uscito lo spettacolo pazzesco. Vittoria incredibile contro due lottatori fenomenali come Kenny Omega e Adam Page. E ragazzi, continua il pazzesco regno di Sami Zayn e Kevin Owens. Ragazzi, siamo arrivati agli ultimi due match di questo pay per view di WCW Dynasty. Per ora una card che mi sono divertito parecchio. Fatemi sapere sempre nei commenti cosa ne pensate del pay per view, qual è il vostro match preferito e tutto il resto. E arriviamo agli ultimi due match per i titoli più importanti in All Elite Wrestling. Iniziamo dal titolo mondiale AEW. Jon Moxley, il vincitore dell'Owen Hart Cup quest'anno, che quindi dà la possibilità di andare per il campione a Dynasty The following champion contro versus champion Kazuchika contest is Okada, ragazzi. a match and is Il for campione the All-Star World Championship. in un Hell in a Cell match. Allora, vi devo dire la verità, ragazzi, io volevo fare un match singolo, mi sono accorto ora che era un Hell in a Cell, ma appena ho visto la stipulazione ho detto, ma perché cambiarla, intendo io, no? E l'ho lasciata, bene, bene, molto bene. Comunque, ragazzi, eccolo qui, il leader dei Death Riders, Jon Moxley, ragazzi, che come vedete ha la cintura celebrativa. Ultimo giorno che la porterà, come è tradizione per chi vince l'Owen Hart Tournament, ha questa cintura celebrativa che funge da coppa, non potendo mettere la coppa nella Universe Mode, una coppa qualsiasi da portare dietro. Infatti la vedete anche su Saya Kamitani, l'altra vincitrice dell'Owen Hart Cup. Andiamo con il palmarès. Jon Moxley è 2 volte campione mondiale dell'Elite Wrestling, campione anche dei pesi massimi IWGP, il titolo più importante della New Japan Pro Wrestling, e come vedete ovviamente vincitore dell'Owen Hart Cup. Carico Jon Moxley
doveva essere il main event, perché concettualmente era un single match. Così, sì, così doveva essere il main event, che è una Hell in a Cell, vabbè, perché abbiamo dato il main event alle donne, considerato che in AEW, almeno per ciò che riguarda il pay-per-view, per settimanale è tutto un altro discorso, però il pay-per-view è solo il secondo main event femminile in AEW, in pay-per-view. Il primo è stato Becky Lynch contro Liv Morgan, sempre valido per il titolo mondiale, sempre Hell in a Cell match nella passata stagione. Eccolo qui ragazzi, Rainmaker, Kazuchika Okada, ragazzi, anche qui momento del palmarès. Lui al momento, perché se vince Moxley raggiunge il record, è 3 volte campione mondiale della All Elite Wrestling. Nessuno ha mai vinto il titolo mondiale così tante volte come lui in AEW. E anche però 2 volte campione international della All Elite Wrestling. E anche ex campione dei pesi massimi del CMLL, il Consejo Mondiale del Lucha Libre. Avanza Kazuchika Okada e Rainmaker che ha tolto il titolo a Hangman Adam Page a AEW Blood and Guts, poi ha difeso con successo il titolo dall'assalto di Eddie Kingston a AEW Full Gear. E ora siamo qui a Dynasty per il match che vede il vincitore dell'Owen Hart Tournament incassare la sua title shot per il titolo mondiale della All Elite Wrestling di Kazuchika Okada, il Rainmaker. Dice di Men's Champion perché non si sa che nome dagli al vincitore dell'Owen Hart Cup, quindi di default. Carico Kazuchika Okada. Cala. No, scusatemi, ho anticipato il momento. Pensavo ora c'era l'animazione della gabbia che calava. Va bene, Moxley dà un'occhiata al titolo della All Elite Wrestling. E ecco la gabbia, adesso lo posso dire, dell'Hell in a Cell match che cala. Ovviamente piccolo avviso, per questioni di telecamera gli Hell in a Cell match si vedono un po' lontano, tipo così. Quindi raga, chiaramente si consiglia la visione in televisione col full screen. Oh, inizia bene Okada. Mentre come tutti gli Hell in a Cell. Ora vedo un po' raga, perché potrei intervenire a un certo punto solo per far uscire fuori i contendenti. Sì. Per ora match duro, nessuno dei due ha preso un oggetto. Forse, ecco, stavo per dire, forse ora mi vanno a zittire, ma invece no. Si carica John. Fuori dal ring Moxley. Prendo il controllo,
che voglio farli menare dove si può rompere la gabbia per farli uscire fuori. Vai. Ok, che si vadano poi a legnare. Boh, serie di pugni. Che spinge anche Okada. Un Okada che conosce l'Hell in a Cell, perché si può dire che è il primo main event di un pay per view, anzi senza si può dire, il primo main event proprio in assoluto nella prima stagione, che abbiamo iniziato con WrestleMania notte 1 e 2, perché nelle prime due stagioni abbiamo fatto notte 1 e 2 di WrestleMania. Il primo main event fu titolo mondiale W, Cody Rhodes di American Nightmare, che era il campione, contro appunto Kazuchika Okada. Attenzione, Death Rider. Oh. Rifaccio ancora arrivare là perché una botta gliel'ha data. Sì, scusate l'intromissione raga, ma poi quando si libera è tutto un altro match, diventa. Io butto dentro di tutto. No, torniamo qua. Oh vai. Olè. Vai, perfetto, ci siamo. Attenzione. Dai, tra tutte le parti Okada proprio di là la lanciata, accidente a te. Continua la scazzottata fuori dal ring. Oh, bravo Okada, bravissimo. Sangue in Okada. Continua a venire lanciato un po' ovunque da Jon Moxley. Attenzione Okada. Lancia Moxley fuori dal ring ancora. Io non è che posso intervenire sempre ragazzi, la vanno a spaccare bene, se no non è che possiamo, diciamo, come si può dire, incaponirci. Se no si rovina il ritmo del match ragazzi. European Upper, serie di European Uppercut. Ora cartone. Mossa. Oh, botta. Bella botta qui. Lanciato, oh, contro i gradoni, subisce Moxley. Ancora European Uppercut. Lanciato. Ancora continuano a sbattersi due in maniera violenta. Vai, riprendo il controllo un attimo per ritornare in quella zona lì. Vediamo se ci si fa. Boh, molto bene ragazzi, molto bene. E ora che abbiamo rotto. Oh.
Voglio salire, raga. Vorrei salire, scusatemi ragazzi, ma vorrei salire. Eccolo. Devo andare un pochino più là. E vai di scontro sulla cima, ragazzi, della gabbia. E che si voleva fare o no? Ok, ci ho provato. Back suplex. Una parte della gabbia sta cedendo. Attenzione. Okada rischia di cadere. Sanguina Moxley. Boom. Questa battaglia tra i due wrestler che sanguinano entrambi sulla cima dell'attenzione. Moxley fa il driver. Questa se la faceva al centro della gabbia, dove già stava cedendo il tutto. Distruttiva. Attenzione alla Death Driver. Okada veramente rotto. Ci avviciniamo. Rainmaker. Boom. Serie di pugni sulla ferita di Moxley. Attenzione. Evita il tentativo di Tombstone. TTT. Per poco veniva giù, ragazzi. C'è quella grata, ragazzi, dove è pericolosamente vicino a Okada. Boom. Fa male anche Moxley. Che incontro, ragazzi. Ma a questo punto, raga, anche il main event stavo quasi pensando di farlo anche quello con Ellie Stella. Sì. Vediamo ragazzi, vediamo. Boom. Okada cade di sotto, ragazzi. Mamma mia, è volato. È morto, ragazzi, Okada è morto. Di sotto dalla struttura è volato, ma è volato da solo. Ha fatto una mossa, ha perso l'equilibrio ed è volato da solo. Io direi che dopo questo volo di Okada possiamo direttamente rientrare dentro. Dai, sì. Va bene, ribaltiamo. Raga, volevo aprire il tavolo e lo apro, infatti. Oh, vai. Attenzione, Okada. Spacca il tavolo con Moxley. Mamma mia, German suplex sul tavolo. 1, 2. Raga, l'ho fatto perché non lo fanno mai col tavolo. È proprio un bug del gioco. Non lo tirano mai fuori. Infatti testimone tutti i vari tantissimi episodi. Siamo oltre 180 episodi. Continua lo scontro tra questi due, devastante, ragazzi. Questo era in asterra tra Moxley e Okada.
sono distrutti, entrambi sono veramente distrutti. Okada poi, vabbè, a parte si sgorga da morire, ma è caduto dalla sommità della gabbia. E già tanto se non è morto. Già, si sa come fa a camminare ancora. A vuoto qui. Con Moxley prova la sua sottomissione tipica e Okada cede Okada. Jon Moxley è il nuovo campione della All Elite Wrestling. Devastante, ragazzi. Che vittoria per il leader dei Death Raiders, che raggiunge Kazuchika Okada in questo record. Entrambi 3 volte campioni mondiali della All Elite Wrestling, ragazzi. Bella roba, bel match. Andiamo al prossimo incontro, che a questo punto voglio vedere se posso modificare, perché che facciamo? Scusa, abbiamo un Arena Cell prima del main event. Si analizza match. E il main event un match normale? Così, ecco, così giustifichiamo anche l'esclusione a priori di Julia Hart e Sky Blue, che hanno fin troppe volte fatto l'interferenza per aiutare Tekla. E ragazzi, direi che ora siamo pronti. Il main event di questo pay per view, signori. AEW Dynasty, Saya Kamitani contro Tekla, altro Hell in a Cell match, ragazzi. È il primo pay per view che presentiamo 2 Hell in a Cell consecutivi. Tema gabbie, perché il prossimo è Double Out e ci saranno 2 Elimination Chamber, quindi come sempre una aprire e l'altra a chiudere. Questo, come ho detto, secondo main event in pay per view, almeno per ciò che riguarda la All Elite Wrestling dedicato femminile, dopo Becky Lynch contro Liv Morgan, sempre valido per il titolo mondiale, sempre Elena Cell, medesimo scenario per Saya Kamitani contro Tekla, ragazzi. Il nostro main event di oggi. E ecco che entra la vincitrice dell'Owen Hart Tournament di quest'anno, la Phoenix Queen Saya Kamitani, signori. Porta, proprio come Jon Moxley prima, la cintura celebrativa che dimostra la vittoria dell'Owen Hart Cup. Momento di palmarès. Saya Kamitani è ex campionessa mondiale della All Elite Wrestling, ex campionessa mondiale della New Japan Pro Wrestling e attuale appunto vincitrice dell'Owen Hart Cup. Vuole tornare in possesso della cintura, ma per farlo, ragazzi, che ve lo dico a fare, deve vincere non solo un Hell in a Cell match, ma anche un match contro Tekla, che è al secondo posto per ciò che riguarda le campionesse più dominanti della nostra Universe Mode. Al primo posto c'è Mariah May, più dominanti nel senso di lunghezza del regno. Abbiamo anche Tekla, ragazzi, campionessa che, a differenza di Mariah May, però ha contato sull'interferenza continua di Julia Hart e Sky Blue, lei che è la leader delle Sister of Sin. Julia Hart e Sky Blue, che tra l'altro sono anche diventate campionesse di coppia della Elite Wrestling, sconfiggendo Mariah May, tra l'altro, che ritorna in questo discorso, e Jamie Hayter, questo assieme l'AEW Ring of Honor Fantastica Mania all'Arena Messico. E ecco qui Tekla, ragazzi, carichissima Tekla per questa difesa titolata. Dovrebbe essere la fine del suo regno? Chi lo sa, ragazzi. Certo, un regno incredibile iniziato a WrestleMania, sconfiggendo Giulia
togliendogli la cintura. Poi ha difeso il titolo contro tutti. Introducing the challenger from Yokohama, Japan, the Women's Champion, Sarah Carrie Tammy! And her opponent from Vienna, Austria, the All-Star Women's World Champion, The Wrecker! Salve, scusatemi se non ho commentato l'inizio di questo incontro, ma è perché mi è arrivato un messaggio importante sul weekend che devo fare. Era a livello di organizzazione, raga, non è una cosa che potevo rimandare. Comunque, prima si sapeva meglio è. Comunque, ottima sbattuta. Speriamo di arrivare subito in fretta a distruggere la gabbia. Tecla, appunto dicevo, questo regno pazzesco. Anche se non come quello di Mariah May, è stato il regno più incredibile, perché il regno di Mariah May è iniziato più incredibile dal punto di vista appunto della durata, perché è iniziato a Revolution dalla nostra prima stagione e praticamente ha superato tutte le tappe della seconda stagione, cioè ha superato poi WrestleMania, ha superato Blood and Guts, ha superato Full Gear, ha superato Dynasty. Il regno però è andato a interrompersi all'Elimination Chamber, che è sempre anzi è a parer mio, di cosa più difficile per ogni campione. Continuano a sbattersi l'uno contro l'altro e ecco che si rompe. Ora prendo un attimo il controllo, raga. Vado a far salire te. Oh, perfetto. Ovviamente mi metto qua. Ok. Vai. Sto main event. Metto sempre al centro dove si può distruggere il tutto. Saliti molto prima, Al momento Tecla sta dominando, no?
continua ad attaccare. Tecla, ragazzi, Saya in grossa difficoltà la nessuno. Rischia di cadere come ha fatto Kada. Poi ha perso il match, poi non ce la faceva veramente più. Ha continuato ad attaccare, però. Boom! A vuoto è andato, ha provato la spear Tecla. Attenzione Saya. Qui siamo nella parte delicata del ring, della gabbia volevo dire. Gli sta negli occhi. Boia, qui gli ha distrutto la schiena, ragazzi. Mi prende. Dice no, Tecla. No. Sono Tecla. Va per la DDT. La vuole strangolare. Ovviamente fuori non vale né sottomissione né schienamento, però questo ovviamente danneggia Saya Kamitani. Sta per rompersi. Sta per rompersi, ragazzi. Tutti e due i pannelli, i primi due pannelli che vedete. Si sa come ha fatto a non venire giù qui. È il bello degli NXT match, ragazzi, quando poi il mena alla play. Attenzione qui, DDT. Ricordiamo un po' lo storico dei vincitori dell'Owen Hart Cup, che è molto breve perché chiaramente la prima edizione è stata nella seconda stagione, la prima non l'abbiamo fatto. I primi due vincitori erano Hangman Adam Page e Chelsea Green. Entrambi però non hanno vinto, non sono riusciti a strappare il titolo, che era in quel momento lì alle mani di Mariah May, ovviamente per il versante femminile, e per il versante maschile di Bryan Danielson. Quest'anno invece Saya come Okada, però questa volta è stata lanciata via da Tecla. Ora riprendo il controllo per far rientrare sul quadrato Tecla. La Saya Kamitani è crollata. E dicevo, quest'anno Jon Moxley e Saya Kamitani. Moxley ha sconfitto Okada ed è diventato effettivamente campione.
Ha lanciato via il coso, va bene. Stanchissime Tehla e Saya Kamitani. Lanciata con potenza contro l'angolo. 1, 2. Mamma mia, ragazzi, la Saya è caduta dalla gabbia. Cioè, chiaramente una botta ma questa forte contro il paletto può essere quella decisiva. Attenzione Saya però. La prende. Attenzione sul tavolo. Oh, potrebbe essere la fine. 1, 2. Oh, Tehla ragazzi. Attenzione, è pronta Saya per il Phoenix Splash. Attenzione. A vuoto. A vuoto ragazzi. Nonostante tutto Saya, boom, ancora crossbody, potrebbe essere la fine qui. 1, 2, 3. Finisce il regno dominante della Toxic Spider Tehla. Saya Kamitani per la seconda volta vince il titolo della All Elite Wrestling. Alza la cintura Saya Kamitani, che vittoria per lei ragazzi. È lei la nuova campionessa mondiale della All Elite Wrestling. Finisce il regno ragazzi di Tehla. Regno incredibile, ma grande vittoria di Saya, che tra l'altro raggiunge nel record Toni Storm e Giulia, le uniche due che sono riuscite a vincere per 2 volte il titolo mondiale della All Elite Wrestling. Allora raga, abbiamo portato questo pay per view. Noi ci vediamo al prossimo appuntamento con la nostra Universe Mod. Spero vi sia piaciuto il pay per view. Se vi piacciono i miei contenuti, se non l'avete già fatto, e se vi va, mettete un bel like e iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima ragazzi. Noi inizieremo subito le qualificazioni all'Elimination Chamber Match.